Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, coltello semi-artigianale o semi-industriale, come preferite, LT Wright Bushcrafter, che andiamo a vedere insieme. Eccolo qui ragazzi, LT Wright Bushcrafter, coltello che mi accompagna fisso nello zaino, nel suo foderino, da praticamente un anno. È il coltello che tengo fisso nello zaino che uso più spesso per andare nei boschi, per andare a fare le passeggiate, per andare a farmi giri. Il coltello che alla fine è un coltello d'emergenza, che ovviamente non va solamente incontro alle emergenze catastrofiche, restate bloccati, circondati dagli indiani nei boschi, ma semplicemente ragazzi uscite di casa senza prendere il coltellone, il coltellino, il chiudibile, la pinza, la sega e tutto. Sapete che nello zaino avete un coltello a lama fissa. A me danno più sicurezza, c'è poco da fare ragazzi, se devo scegliere scelgo il lama fissa nello zaino, quindi nel suo foderino, sta dentro nello zaino, non dà fastidio, non pesa nulla ragazzi, lo avete nello zaino, spessore di 2 mm e 2, quindi sottile, un coltello dedicato al cibo ragazzi. Ci ho fatto praticamente più pranzi con sto coltello ragazzi che con ogni altro coltello in questo ultimo anno. Va benissimo se dovete costruirvi 2 intagli per il trespolino per mettere sugli spiedini, va benissimo per fare il picchettino per la tenda, va benissimo per i lavoretti nel bosco. Volete farvi un bel cucchiaino, vi fate un bel cucchiaino ragazzi. Coltello che nello zaino serve sempre, secondo me un bel coltellino nello zaino fisso di questa dimensione serve sempre. È quello fisso nello zaino da un anno, lama in 1075 ragazzi. Come vedete, oltre all'acidatura della casa che arriva acidato in questo modo, ha sviluppato un pochettino di ruginina arancione, come vedete. Di qua si vede meglio ragazzi. Non sto a pulirlo, lo asciugo ovviamente, non è che ci taglio la sausicchia, lo metto via, lo lascio 6 mesi con lo sporco di sausicchio ragazzi e poi lo tiro fuori e lo pulisco con la lingua. No ragazzi, lo pulisco dopo averlo usato, ma comunque nel suo foderino, nello zaino, non ci va l'olio, non ci va niente ragazzi. Ogni tanto una bella stroppatina al filo che è spettacolare. Vi faccio vedere anche come taglia, se riesco a prendere il foglietto ragazzi. Stamattina fa freddissimo, ho le dita congelate. Eccolo qua il fogliettino ragazzi. Taglia veramente bene. Ragazzi, lama spostata sul taglio ovviamente di 2 mm di spessore. Non pensate di batonarci, se non roba veramente piccola e se non veramente in casi di emergenza, ma non ha senso batonare con un coltello di lama 2.2 ragazzi, perché oltre a essere delicata tra virgolette ragazzi, non spacca, non apre, è troppo sottile, quindi è inutile. Una full flat di 2 mm usatela ragazzi per il cibo, che va da Dio, come avete visto taglia da Dio. Quando arriva non arriva così affilato ragazzi, non arriva così affilato. Questo ci abbiamo lavorato ragazzi per renderlo affilato e lucentissimo. Guardate che splendore di filo, contrasto del filo ragazzi con la lama ossidata, è fighissimo. Vi do 2 misure di questo Bushcrafter. Ovviamente è un Kepart ragazzi, non ve l'ho detto ma mi sembrava scontato. Ragazzi, il coltello nella sua interezza misura 21.5 con questa lama di 10.2, spessore 2.2, costruzione full tang in 1075. Manicatura bellissima secondo me ragazzi, bellissima in micarta, bel grip, bella presa, sta in mano bene, un bel coltellino ragazzi, davvero un bel coltello. Poi a me ragazzi il fatto che la lama ossidi a me piace ragazzi. Voi mi direte, ma ci mangi con quel coso pieno di ruggine, diventi l'uomo di ferro. Magari ragazzi, magari l'uomo di ferro. Ragazzi, lo uso per mangiare tranquillamente, non mi faccio problemi. Poi mi dite, ma la ruggine, mangi il ferro, le scorie, le radiazioni, bevi la Coca-Cola con dentro l'aspirina. Ragazzi, io ci mangio, non mi faccio problemi, a parte gli scherzi, ci beviamo la Coca-Cola tutti i giorni, figuratevi se vi dà fastidio un pochettino di ruggine sul coltello. Però ovviamente decidete voi, il filo a specchio in contrasto con
con la lama acidata e adesso anche ossidata da sola, ragazzi, è spettacolare, veramente spettacolare. I pin, secondo me, ragazzi, sono delle viti, non sono proprio dei pin, sono delle viti che poi vengono fresate e hanno questo effetto col doppio cerchietto fighissimo. Passaggio per il laccettino, bello bello in mano, sta bene, ragazzi, l'ho usato veramente tantissimo. Ragazzi, foderino, allora io il coltello l'ho preso ex collezione da un amico, me l'ha dato senza fodero. Ovviamente il foderino me lo sono fatto fare da un altro amico carissimo, Blex Stefano Neri, che mi ha fatto il foderino con porto in cintura fighissimo con incastro. Il coltello si incastra come nel Kydex, ragazzi, fighissimo, con anche l'invito, vedete l'invito per estrarlo per il pollice. È una figata, è comodissimo, ragazzi. Portato in cintura penso un paio di volte, di sta cosa mi dispiace, però portato in cintura veramente solamente un paio di volte, perché lo tengo fisso nello zaino proprio, ragazzi, è dentro in fondo allo zaino come la meta d'emergenza. Ragazzi, prezzi di questi LT Wright, questo è abbastanza abbordabile, stiamo sui 130 euro più o meno. Spostiamo il fodero che non mi va a fuoco. Stiamo sui 139, 140 euro, dai 130 ai 140 euro. È un bel coltellino, in mano sta bene. Il problema degli LT Wright è che non sono mai disponibili, non li trovate mai disponibili, se non in pochissimi casi, e quando ci sono ovviamente non ci sono tutti i modelli. È un peccato. Ne ho un altro in 3V, ragazzi, un Jazzmook, quello è spettacolare, lo vedremo più avanti. Altro prezzo, si parla di cifre sopra i 300 euro con l'altro. Questo diciamo che è abbordabile se fosse disponibile, perché anche se andate su Knife and Tools vi renderete conto che non sono mai disponibili. Ragazzi, cosa vi posso dire d'altro? Un bel coltellino, se riuscite a recuperarlo, recuperatelo. Eccolo lì, i loro marchiettini con la casettina, non so se lo vedete. La casettina, il loro marchiettino, eccolo lì. Bello. Ragazzi, dicevo, se riuscite a recuperarlo, secondo me è un bel pezzo. Ovviamente vi deve piacere il genere, perché è un Kepart. In mano sta bene, la mano non scivola, ok? È un bel incavo, si tiene bene. Anche all'inglese lo guidate bene. Ripeto, è un coltellino da tenere sul taglio. Non pensate veramente di andare a pestare sto coltello, perché non ne vale la pena. Ci ho cucinato veramente tante volte, sul taglio mi fa veramente godere. Un coltellino che, se trovate, ragazzi, questo coltellino in 1075, io veramente vi consiglio. Andiamo alle conclusioni finali. LT Wright Bushcrafter, ragazzi, coltello semi-artigianale o semi-industriale, come preferite voi. L'LT Wright realizza le lame a livello industriale, poi le rifinisce, le affila, le manica e tutte le finiture finali a mano, ragazzi. Quindi comunque c'è un processo manuale che fa sì che i coltelli siano tutti uno un po' diverso dall'altro, proprio per questo fatto di rifinirli tutti a mano. Un coltello, secondo me, con il suo bel fascino, ragazzi, che ho usato praticamente un anno intero, col foderino di Stefano. Quindi, ragazzi, un coltello che mi è entrato nel cuore per diversi motivi, sia perché lo uso da tanto tempo, sia perché il foderino me l'ha fatto l'amico Stefano. Ragazzi, coltello che a me piace veramente tantissimo, non è facilissimo da reperire, però per il suo costo, se le trovate, secondo me ne vale veramente la pena. Ragazzi, dall'LT Wright Bushcrafter, da Parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!